Ciao ragazzi, ed eccoci qua con questa seconda parte del tutorial su OnResp. Nella prima abbiamo visto come simulare, come iniziare questa simulazione inserendo i parametri, i dati necessari manualmente, visto che poi in effetti l'ATL è abbastanza semplice, non ce ne sono tantissimi, ma onde evitare errori, eventualmente si può anche, come vi anticipavo, iniziare la simulazione attraverso una guida. Ok, andando su help c'è questo input wizard, ok, si clicca su questa voce e adesso andranno a scegliere tutti i parametri del sistema in funzione di ciò che vogliamo, ovviamente. Come abbiamo fatto, si sceglie l'angolo solido, ovvero l'indice di reattività, che nel caso OQ va scelto il semispazio, ok? Poi si può cambiare eventualmente a secondo le vostre esigenze, ovviamente. Procediamo. L'altoparlante, se è caricato su una tromba, no, perché il nostro ATL, come sappiamo, abbiamo il nostro altoparlante che irradia direttamente, quindi va benissimo la prima voce, direct radiator, ok? E come anche vi ho anticipato, OnResp può simulare diversi carichi. Nel nostro caso dobbiamo simulare una linea di trasmissione, quindi spuntiamo questa voce e proseguiamo. Come è impostata questa TL? Perché ci sono diversi derivati, nel nostro caso è normale una banale TL. In seguito possiamo anche vedere, mi fate sapere se vogliamo approfondire, diciamo, delle varianti dell'ATL. Noi normale scegliamo, proseguiamo ancora, due segmenti per poter operare indistintamente sull'uno e sull'altro, anche per il fono assorbente e le lunghezze, come abbiamo visto sempre nella prima parte. Proseguiamo. Il profilo del segmento, che in bassa frequenza sarà necessariamente conico, non ha nessuna importanza avere un profilo esponenziale, parabolico, vale in alta frequenza. In bassa frequenza conico, cioè dritto, può avere un'espansione ma non un profilo diverso. Ok, quindi è conica per il primo segmento, dicasi lo stesso per il secondo segmento. Riassunto, ok, procediamo. Qua vi anticipa come sarà, diciamo, mostrata l'ATL in funzione dei parametri di default per quanto riguarda le sezioni e l'altoparlante. Possiamo cliccare su fine, ci avvisa che bisogna impostare il fono assorbente nel menu, come abbiamo visto la volta scorsa, ma lo vediamo anche in questa istanza. Ok, bene, a questo punto i parametri del sistema di base sono impostati, cioè ovvero dobbiamo simulare un ATL. Andiamo a inserire le aree delle sezioni, l'abbiamo fatto nella prima parte, la scelta e le considerazioni perché siamo aggiunti a questa scelta, quindi non lo ripeterò, era 500 cm quadrati per le sezioni. Andiamo a indicarlo, digitarlo in questi campi. Il primo segmento era di 71 cm, il secondo era di 143. Bene, allora abbiamo fatto queste scelte per quanto riguarda lunghezza dei segmenti e sezioni, quindi aree di bocca, aree di gola e quella intermedia. Andiamo adesso a specificare che tipo di altoparlante dobbiamo e vogliamo simulare. Doppio clic su SD. 219 abbiamo scelto l'HVG 200-22 ARE, ok? I dati me li ricordo, quindi li digito direttamente. Era 219 per quanto riguarda l'SD, 3 e 1 per quanto riguarda la RE, 38 la FS, VAS 19, QS.33, QMS 4 e 8. Controllate sempre il QTS che ricalcola se è, diciamo, corretto su quanto dichiarato sul datasheet del vostro altoparlante. L'LE era 1,4, potenza 3,50, Xmax 7,5. Ok,
Ok, controlliamo anche se ci sono altri campi ricalcolati come il BL, se corrisponde al vostro driver, se è corretto oppure no. Come vedete già eliminato tutti i parametri riferiti alla camera, che nel nostro ATL non c'è perché l'abbiamo fatta inserendo i dati nella guida. Ok? A questo punto potremmo anche vedere la risposta senza fonoassorbente cliccando su calcola qua. Bene, questa è la risposta della vostra TL senza fonoassorbente. Non è bellissimo, ovviamente. Per ritornare nella stessa posizione, ma cliccare su Windows, Input Parametri e torniamo qua. La volta scorsa, quando abbiamo inserito i parametri manualmente, non ho fatto calcola, difatti c'è stata un'incongruenza sulla risposta diciamo, sulla curva di impedenza che presentava insomma un errore. Ok? In questo caso invece, procedendo attraverso la guida, i dati sono stati inseriti e quindi automaticamente sono stati salvati. Mm? Allora, a questo punto ritorniamo come suggerito sulla voce Tools, Loudspeaker Wizard, la risonanza della camera non ci interessa perché non è inserita, e abbiamo di nuovo una nostra TL. In questa maschera che è riferito alle sezioni, ok, 1 e 2, possiamo modificare le aree e le lunghezze dei due segmenti che fanno parte della nostra linea di trasmissione. Andiamo direttamente sul fonoassorbente, sulla voce fairing, ok? Per vedere la risposta andiamo su Power, senza fonoassorbente. La prima voce, ve lo ricordo, è la quantità. Andiamo su sistema, sullo schermo. Ecco qua, vedete? La quantità e la posizione del fonoassorbente in questo tratto, in questo segmento. Dicasi lo stesso per l'altro segmento, posizione e quantità. Possiamo vedere la risposta in funzione del fonoassorbente, togliamo la risposta iniziale e a seconda delle vostre esigenze, ok, andare a modificare il fonoassorbente. Ritornando sulla voce sezioni, qua possiamo modificare le lunghezze dei segmenti, l'arie, diciamo, le sezioni della bocca e della gola o quella intermedia di queste sezioni, pardon. Nella lunghezza del segmento 1, questo qua, quando lo andiamo a modificare, in effetti andiamo a spostare, a modificare l'offset del drive, cioè la posizione sulla linea, che noi abbiamo impostato manualmente ad 1/3. In questo caso si sposta, quindi sì, andiamo a modificare, per capirci, allora, sistema, sì, ecco qua. Quando andiamo a modificare questo, vedete, si sposta il driver sulla linea, vedete? Quindi non starà più a 1/3, ma starà in una posizione diversa, cioè quella indicata sui cursori. Invece quando la lunghezza totale non cambia, perché in effetti noi modifichiamo questo e si accorcia l'altro, ok? Invece quando andiamo a modificare la lunghezza del secondo segmento, cioè quello tratto più lungo, andiamo a modificare proprio la lunghezza totale, vedete? E in funzione dell'offset e della lunghezza totale ovviamente cambia la risposta e lo vediamo, vedete? Mm? Mm? Ok? Ritorniamo sui 143, ecco qua, cambiamo un po' con l'offset,
se stiamo progettando ovviamente un ATL per un subwoofer, ci interessa la risposta fino a 100 grosso modo, no? E quindi tutto quello che succede poi sarà filtrato da un eventuale crossover digitale o meno che sia. Ok? E ovviamente andando a modificare le lunghezze, l'offset e il fono assorbente, come in questo caso, si andrà a modificare la risposta a piacere, ovviamente. Ok? Vedete? Bene, questo è quanto. Spero di aver fatto grossa gradita per quanto riguarda la guida che eventualmente ci aiuta a non commettere qualche errore. Spero anche di non aver tralasciato nulla di importante, ma eventualmente me lo segnalate e lo riprenderemo sul prossimo tutorial. Consiglio sempre per chi fosse interessato a tale argomento di iscriversi al canale, non vi costa assolutamente nulla, fate nell'eventualità, cosa che dite a me. Se il video vi è piaciuto mettete un mi piace per darmene atto e niente, come dicevo mi fermo qua, ci sentiamo per la prossima, ciao!